use the gloves, Nick. Remember to use the gloves. It's not acid. Raccogliere le lattine è stata la cosa più semplice perché apparteneva a un progetto voluto e realizzato dalla signora Ime Carmozzin per sensibilizzare più che altro i bambini, insegnargli quello che vuol dire differenziare, cosa vuol dire anche avere cura e voler bene un paese come quello di Stromboli. Che raccogliendo le lattine poi le portano a Siracusa? No, noi per ora abbiamo trovato da vendere sul posto e poi dopo li porterò a Messina. Sul posto si vendono? Sul posto li vendo a quelli della festa del fuoco, perché hanno un gruppo di scultori e un forno. E fanno delle cose. E li fondono. Non ci possiamo aspettare tutto dalle istituzioni. Non possiamo. Però è importante che ognuno di noi agisce con coscienza. Ecco. Questa poi è una lezione di educazione. Per me si è dedicata tutta la vita per l'isola e nessun altro ha voluto contribuire, mi ha dato una mano, nessuno. Perché qua se c'era una persona come lei, con l'aiuto nostro, di tutti gli esercenti che durante l'anno un contributo, che per noi è niente, però per l'isola era tanto, e questa l'isola era un gioiello. Ma piano piano, io lo sto insegnando ai bambini, perché ho detto a uno ieri, gli ho spiegato tutto, allora poi mi fa, allora se ti do le lattine quanto mi dai? Allora il riflesso era quello giusto, perché buttare invece di vendere una cosa che serve? Mettiti in testa, l'alluminio non lo diamo più ai metalli, perché lo vendiamo e così si impara il comune, poi dopo faremo piano piano con tutte le cose e poi andremo a fare un'azione, questo ci penserò io per la mia associazione, che il comune non ci deve far pagare le cose che noi, capisci? Perché non le buttiamo in discarica, si vende, perché devi buttare una lattina e pagare per buttarla quando si vende? Devi vedere quanto bello lattine hai. Un sacco di lattine. L'idea di non riportare fuori dall'isola quello che già faticosamente viene portato vuol dire dare una funzione veramente chiusa, vuol dire chiudere il cerchio, viene riutilizzato. Con questa esperienza della festa del fuoco è un primo tentativo più creativo e va bene, però potrebbe nascere una forma di artigianato locale che utilizza il riciclato, potremmo finalmente non avere dei souvenir fatti e comprati a Bali, in Cina o robaccia da 4 soldi. E questa viene da Inghilterra. Stasera alle 5 facciamo il filmino che dobbiamo... Devi arrivare i bambini. Eccolo qua. Certo! Fate un po' per uno.
vai, bravissimo. Adesso dopo me. Vai, così fate tu i ragazzi. Lei la sistema e lei la schiaccia. Vai, e poi la butti tu. Perfetto. Vai. Ok. Ok. Buono, dai ragazzi, che bello. Poi se volete fare qualche altro animale, ma mitico. quelli non fanno neanche un mezzo animale, secondo me. Nel senso, noi li prendiamo tutti, se li volete. Vai, prendere. certo. Essenzialmente creano la scultura di polisterolo, quale vogliono alla fine fare in alluminio o nel metallo che la immergono in questa sabbia a metà, poi l'alluminio liquido viene versato dentro la forma quale tiene il polisterolo, e il polisterolo si brucia e l'alluminio rimane nelle tracce create del polisterolo, dove si raffredda e poi diventa solido di nuovo. E così si crea la scultura. Cioè, quando tu sei venuta a dirmi raccogliamo le lattine, io sono stato felicissimo, guarda, sono stato veramente felice. Addirittura quando per sbaglio mettono le lattine negli altri contenitori, io le vado a raccogliere e le riponiamo là. Brava. Perché i bambini devono schiacciare. Brava, perché così ci riusciremo che di rifiuti non ce ne fanno. La plastica era per gli inceneritori. Il vetro è per le discariche perché pesa e la discarica si paga a chilo, e il resto l'alluminio se ne fregano, un po', no, meno perché i rami e l'alluminio costano molto. Costano molto, lo so. Serve per i poveri che non si possono pagare i tassi per la chemioterapia.